bella grande. Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, grazie che avete deciso di stare un po' con me, grazie per il vostro tempo che lo dedicate a me. Oggi ragazzi iniziamo il video così, ho questi due cassettoni che mio marito tiene i vestiti per andare in cantiere, adesso voglio fare un po' di ordine, tutti quelli che sono già pesanti li voglio portare via di qua e libero spazio per vestiti estivi, in questo modo quando è più libero insomma si tiene anche più ordine, se no ecco a volte capita che si appoggia qua sopra questo mobiletto. Poi voglio lavare bene anche i muri, allora quando quando inquadro la telecamera non è che si vede tutte le macchine, dove c'è lo sporco, dove è più quando la casa è così chiara è facile a definire una casa sempre pulita, però in realtà non lo è, ci sono abbastanza sporchi questi muri, soprattutto dove i bambini camminano, non so se vostri, ma i miei quando camminano prendono la mano con la mano e strisciano tutto il muro. E poi la Giulia ho visto che mi ha anche colorato un po' il muro, adesso voglio lavarlo bene. Guardate, ho preso un panno in microfibra, l'ho messo sullo Swiffer e pulisco bene anche i muri. In questo modo io avrò meno polvere in casa. Provate anche voi, o mettete un panno in microfibra o anche direttamente con lo Swiffer, perché vi dico che anche i muri, ad esempio, tutti siamo alla ricerca come avere meno polvere sui mobili, sui armadi, però guardate che se noi anche facciamo in modo che magari i nostri armadi accumulano meno polvere, tutta questa polvere dove va? Si accumula direttamente sui muri. E io quando passo con lo Swiffer, con un panno così in microfibra, ho notato che la mia casa si mantiene più pulita, cioè senza polvere. Finisco di pulirlo bene e dopo facciamo un bel arredamento qua in questo corridoio. Voglio mettere dei quadri, lo facciamo bello bello. Adesso voglio lavare bene il corridoio, più che altro i muri, perché se notate bene, qua i bambini hanno disegnato, insomma devo pulire tutto. Anche qua vedete quanto è sporco? Cioè non so se la camera riesce a redare, però è tanto scritto. È stata la Giulia un giorno a fare qua tutti questi disegni. Chi ha fatto? Chi ha disegnato il muro? Mi dici? Chi è stato? Ah? Mi dici? Io. Tu? Sì. E perché? Perché non penso. Ciao. L'altra volta gioivo che il divano era pulito e siamo passati ai muri. Vabbè, non importa, cresceranno. Allora i muri lo lavo con un po' di acqua tiepida e un po' di detersivo per i piatti. Ho visto che li lava bene così. Di solito quando vedo qualche macchia allora faccio così, mi rimane bello pulito. Just
E visto che ci siamo, lavo veloce anche le porte. In questo periodo sono un po' impegnata, faccio anche alcuni corsi, poi insomma è un periodo un po' molto impegnativo per me. E quando riesco in giornata a portarmi avanti con qualche lavoro, ad esempio oggi ho pulito i muri dove erano sporchi, ho pulito le porte, e allora sono proprio soddisfatta di me. In questo modo sono più rilassata, so che non mi si accumulano tante cose. The doctor says take some pills. This is not how it's supposed to feel. Upside down and in and out. I guess I have to take a break. Get out of your comfort zone. It's a blessing in disguise. Adesso vi faccio vedere cosa mi è arrivato dal disegno e così facciamo il corridoio bello bello. È già la seconda collaborazione che ho con il disegno, per cui il video di oggi è in collaborazione con disegno. Guardate, mi piace collaborare con loro perché mi permette veramente di fare dei grandi cambiamenti in casa. È veramente impressionante come un semplice cornice presa con il colore giusto, con tonalità di colori giusti, ci può veramente cambiare l'aspetto della nostra casa. E vi assicuro che non c'è bisogno di comprare, non so, i quadri costosi, o anche perché ad esempio io mi stanco molto delle cose e preferisco sempre comprarli belli ma economiche. In questo modo io riesco a cambiare più spesso, l'avevo detto anche negli altri video, e sono stati veramente gentilissimi. Mi hanno fatto un codice sconto per voi, per cui con codice Erika Home vi offre il 40% di sconto solo sui poster. Vi lascerò comunque tutto nella descrizione del video. Non vedo l'ora di metterli già sul corridoio, secondo me sarà molto accogliente. Chi è nuovo sul mio canale, comunque anche questi quadri che stanno, questa galleria che è dietro di me, anche questa galleria è da disegno. Ho preferito mettere le cornici di un colore naturale, molto caldo, molto accogliente. Così quando li ho visti attaccati sul muro mi dava così una sensazione di leggerezza, di accoglienza, mi è piaciuto tantissimo. Adesso condivido con voi. Remember the early days, you and me in the sun. Let the sweet times carry us. Don't give up on me, babe. Even if we need space, I know we'll find a way. Baby, just have to stay. Stay by my side just tonight. My heart is on the line. Stay by my side just tonight. In the morning we can pick up the fight. Ho trovato una. Perché le spiaci, Oh, questa qua è bella grande.
Cosa che pensi tu? Io cosa faccio? Adesso vediamo, né? Vediamo adesso. Buono. Avevo raccolto un po' di fragole in questi giorni, tipo ho lasciato 3 giorni fa, ho fatto una raccolta, poi li ho lasciati che si maturano ancora. Facciamo la marmellata. Ho messo lo zucchero con un po' di succo di limone, li ho lasciati circa 25 minuti, dopo li ho messi a bollire a fiamma media bassa. E faccio questo e sempre prendo la schiuma, perché quando noi prendiamo questa schiuma dopo nel barattolo rimane la marmellata molto più bella, più lucida. Allora, adesso voglio lavare i barattoli, li lavo con un po' di bicarbonato e adesso condivido con voi anche in che modo io li sterilizzo. Lavo prima i barattoli, dopo li metto in forno a 180 gradi, allora li metto in forno freddo, ok? E dopo accendo il forno a 180 gradi per circa 10-15 minuti. In questo modo loro si sterilizzano e anche è un metodo molto più facile. Il tempo di cottura dipende anche da voi cosa volete, che tipo di marmellata volete. Lo volevo un po' più densa, l'ho tenuta un po' di più a bollire. Mi è stata quasi un'ora al fuoco basso. Guardate che spettacolo, bella lucida, bella bella. Allora io quando metto la marmellata dentro faccio questo, mi prendo un barattolo uno alla volta e metto dentro la marmellata che è bollente, dentro nel suo barattolo bollente, anche il coperchio tutto bello caldo, ok? Per cui chiudo, metto con la testa in giù ed è pronto. A volte spiego tutti questi passaggi che magari sono banali, ma perché ci sono comunque ragazze, delle mamme giovani, ci sono delle ragazze che fanno per la prima volta una marmellata o un bagno in casa, per cui a volte ci tengo di spiegare bene questi passaggi semplici per chi magari all'inizio di iniziare a fare una marmellata in casa. Andiamo avanti, ho messo un po' di latte tiepido, un po' di lievito secco e un po' di zucchero e lo lasciamo così affinché si riattiva il lievito. Fatti conto anche 10-15 minuti, può essere anche 5 minuti, dipende dalla temperatura della vostra stanza. Adesso vi faccio vedere, vedete, lui si inizia a riattivare così, però ecco, un po' alla volta noterete che si forma tipo dei buchi dentro. Dopo vi farò vedere quando sarebbe pronto, ecco, il giusto per che lui rimanga. Faccio questo, intanto ho sbattuto un uovo e che adesso lui è bello pronto. Vedete come ha fatto anche delle bollicine tipo questi buchi, adesso lui è bello riattivato. Faccio questo, aggiungo il zucchero che mi è rimasto. Dopo vi lascerò comunque tutti gli ingredienti. Ho aggiunto il burro fuso, un po' di sale e aggiungiamo anche la farina un po' alla volta. Inizio a sbattere bene con la frusta e dopo mi aiuto con le mani. The pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. Ecco, abbiamo ottenuto un impasto molto liscio e morbido. Guardate, quando lo lasciamo a riposare, se noi mettiamo la farina, dopo lui si appiccicano di questa ciotola. Invece se mettiamo l'olio mi piace di più, lui cresce meglio e quando sarà già bello cresciuto non si attaccherà niente dalla ciotola, così lui rimane anche molto più soffice.
Metto la pellicola sopra e l'ho lasciato riposare circa 45 minuti. Dopo 45 minuti, eccolo, è bello soffice, vedete come è cresciuto bene. Metto dentro la mano, faccio uscire tutta l'aria, perché bisogna fare questo passaggio che quando faremo come nel mestolo, lui non rimanerà, non sarà gonfio di aria, che si fa tipo delle bollicine che si rompono. Adesso metto un po' di farina, lo distendiamo bene e con il bicchiere mi aiuto a fare questi bei bomboloni. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them. Li metto da parte e li lascio riposare altri 15 minuti. Poi questi margini che mi sono rimasti io di nuovo li amalgo tutto bene e lo lascio crescere altri 10-15 minuti. I was never the one to write up a song. Mentre sono ancora bollenti, li spalmo bene con lo zucchero. La ricetta la troverete nella descrizione del video con il dosaggio e tutto. Guardate, io li ho voluti fare anche ripieni e per cui ho fatto questo. Ho preso un po' di marmellata mentre stavo facendo la marmellata, perché voi vedete il video che tipo la marmellata è già fatta, ma in realtà la marmellata adesso in questo momento stava ancora bollendo. Allora ho preso un po' di marmellata, l'ho frullata bene e con un sac à poche mi aiuto di riempirlo bene dentro. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanting to give up cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors and never. È semplicemente una bontà morbida e profumata, poi con la marmellata che abbiamo fatto noi. Ragazzi, spero molto che questo video vi sia piaciuto. Se è così, sostenimi con un commento, con un mi piace e noi ci vediamo presto. Un bacione a tutti. Ciao ciao!